Ciao, sono Alberto Repetti, pittore e disegnatore. Su questo canale troverai esempi di pittura e di disegno, considerazioni sulla tecnica e sull'arte, filtrata attraverso la mia sensibilità maturata nel corso di questi anni. Questo video parla della storia della pittura. Questo video parla della storia della pittura del Novecento, di un grande momento artistico, di Claude Monet e della nascita del Museo delle Ninfee all'Orangerie. Ascolterete le mie parole mentre eseguo una mia rappresentazione della natura, con una penna Bic Large su un foglio Canson. Mentre guardate il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così potete rimanere sempre aggiornati sui video che posto ogni martedì e sabato, regolarmente. Ora non mi resta che augurarvi una buona visione. Arrivederci. Monet nasce nel 1840 a Parigi e muore nel 1926 a Giverny, che è stato il suo luogo voluto e costruito, direi quasi progettato, come suo osservatorio sulla natura privilegiato. Un laboratorio a cielo aperto, dove la luce può entrare e apparecchiare per lui tutto il giorno e per tutti i giorni dell'anno una tavola di immagini e di colori sempre diversi e sempre unici. Mi ha sempre molto colpito il fatto che, a parte un breve estratto di un film di Sacha Guitry in bianco e nero, che più o meno in italiano suona come Quelli come noi, del 1915, si vede anche Monet, che dipinge per pochi secondi, e nonostante sia mancato nel 1926 abbastanza recentemente, o perlomeno in un'età in cui vi era la possibilità di filmarlo e anche di intervistarlo, non è pervenuto nulla a noi, almeno per quello che conosco io. Chissà quale percezione avevano i contemporanei di Monet, soprattutto di coloro che dipingevano, dei suoi colleghi. Eppure in questo periodo stava scrivendo pagine di pittura di una modernità straordinaria, i cui dipinti, proprio di quegli anni, influenzeranno così tanto la pittura soprattutto degli anni 50 e 60 del Novecento. Ora trasferiamoci a Parigi. C'è un museo che si chiama Museo de l'Orangerie, di fronte a Place de la Concorde, ed è ancora dentro il Jardin de la Tuileries e con a fianco la Senna. Non ha nulla intorno che possa impedire alla luce di entrare e che non impedisce neanche a noi di entrare in questa vicenda straordinaria. Però facciamo a questo proposito un passo indietro. È il 1890 e abbiamo da una parte questo edificio dove ci sono ancora gli aranci, ma ospita anche eventi orticoli, musicali, artistici, banchetti, concorsi, mostre canine, e dall'altra parte un pittore, Claude Monet, che dalla fine di quest'anno inizia ad occuparsi delle ninfee, del giardino, dell'osservazione e della interpretazione di quel tema che lo impegnerà per quasi 3 decenni, fino alla sua morte per carcinoma ai polmoni, avvenuta nel 1926. È a Giverny, e Giverny è in Normandia, e la luce là è speciale. Sa essere tersa, abbagliante, e Monet ci capita già nel 1883 e va proprio ad abitare nella casa che comprerà 7 anni più tardi. Nel 1890 Monet acquista questa casa e comincia a progettare il giardino che costruirà e che adornerà e che diventerà il più importante laboratorio di pittura della prima parte del XX secolo. A mio parere questo luogo
diventa un esclusivo strumento di concentrazione, che lo aiuterà anche a elaborare i lutti che di lì a poco lo colpiranno. Nel 1911, il 19 maggio, muore sua moglie Alice di leucemia. Il 1 febbraio del 1914 suo figlio Jean e nel 1916 suo figlio Michel in un incidente d'auto. Sprofonda in una grande depressione e solo con l'aiuto della figlia della moglie, avuta da un precedente matrimonio, Blanche, che è a sua volta rimasta vedova perché aveva sposato suo figlio Jean, non si perde d'animo e anzi in lui cresce a poco la volontà ferrea di indagare, come ha sempre fatto, con attenzione e qualità. Se si vuole ancora più tenace, il mistero dell'interpretazione della natura. Blanche, il suo angelo blu, come la chiamava Clemenceau, avrà la fortuna di vedere questa epifania. Sono quasi 300 i dipinti con il tema di quei giardini, degli alberi, del laghetto, delle ninfee e del cielo di Normandia. In questi dipinti vi sono diversi tipi di composizioni che hanno un vero e proprio intento programmatico. Un ciclo riguarda gli argini del bacino, delle ninfee e dei ponti giapponesi. L'altro invece rappresenta nient'altro che lo specchio d'acqua, senza altri elementi che lo specchio d'acqua stesso, i riflessi dell'acqua, del cielo nell'acqua e dei fiori, le ninfee, ma non solo le ninfee. La superficie di questi dipinti, man mano che procede il tempo, si fa sempre più corposa, più materica. Ma torniamo ancora indietro. Nel 1914, all'età di 74 anni, quando aveva appena perso il figlio e aveva smesso quasi di credere nel futuro, che con l'aiuto di Blanche Monet sentì riaffiorare il desiderio di fare grandi cose, come scriveva in una lettera, dai vecchi tentativi, come li chiamava in un'altra. Già anni prima, nel 1909, aveva detto a Gustave Geffroy di voler far qualcosa di grande per le ninfee, di poter quindi pensare a delle pareti più che ad una grande tela, lungo le pareti, come scriveva in un'altra lettera. Nel giugno del 1914 scrisse di aver intrapreso un ottimo lavoro. Questa impresa lo assorbì per diversi anni, non senza ostacoli e dubbi. Al suo fianco però ci fu un uomo importantissimo, un politico, la cui amicizia e il sostegno e l'incoraggiamento furono decisivi. Il politico era Georges Clemenceau. Un incontro di lunghissima data che risaliva al 1860. Poi si persero di vista e si ritrovarono nel 1908, quando egli acquistò una proprietà vicino a Giverny, a Bernouville. Monet condivideva le idee repubblicane di Clemenceau e Clemenceau ammirava ciò che lui dipingeva. Erano anni difficilissimi. Durante la guerra Monet continuava a lavorare all'aperto quando la stagione e il tempo glielo permettevano e nello studio che aveva costruito quando la stagione diventava cattiva. Il 12 novembre 1918, il giorno dopo l'armistizio, Monet scrisse subito a Georges Clemenceau una lettera dove diceva: «Sto per finire 2 dei tanti pannelli decorativi, questi li voglio dedicare al giorno della vittoria e sono qui a chiederti di offrirli allo Stato attraverso di te». Quindi la sua intenzione è quella di offrirli alla nazione. Il progetto in quel momento era ancora indefinito, ma Clemenceau cercò
di persuadere l'amico ad andare oltre, a donare l'intero corpus dei pannelli allo Stato. Quindi, con l'aiuto di Clemenceau, che lo convinse, Monet e Paul Léon, direttore delle Belle Arti, si misero d'accordo e siglarono la donazione allo Stato di 12 pannelli decorativi, a carico di quest'ultimo, dello Stato naturalmente, e attenzione, per la prima volta si fa menzione di questo, per installarli secondo le istruzioni del pittore in un edificio specifico. Siamo nel 1920. Monet non è ancora contento del risultato. Rielabora costantemente i dipinti, ne distrugge alcuni, persino. Finalmente il 12 aprile 1922 venne riscritto un accordo per 19 tavole, ma Monet era ancora insoddisfatto, chiedeva tempo per perfezionare il suo lavoro. Clemenceau gli scrive: «Sai benissimo che hai raggiunto il limite di ciò che il potere del pennello e del cervello possono compiere». Il suo amico Clemenceau metterà tutta la sua influenza per garantire che i dipinti arrivino e a Monet che le stanze delle ninfee vengano inaugurate rigorosamente secondo i suoi desideri nello spazio che avrebbe dovuto costruirsi nei giardini del Musée Rodin. E l'Orangerie, quello spazio che ospitava ogni serie di manifestazioni, che fine aveva fatto? Nel 1921 lo Stato assegnò l'edificio al sottosegretario di Stato per le Belle Arti, insieme al Jeu de Paume. All'inizio si pensò di farne una galleria per artisti viventi. Fu allora che Georges Clemenceau, che era il presidente del Consiglio, propose di installare proprio nell'Orangerie, piuttosto che nel cortile del nuovissimo Musée Rodin, il grande insieme di ninfee che Claude Monet aveva dipinto e donato allo Stato. L'insieme è una delle più grandi realizzazioni monumentali della pittura della prima metà del Novecento e rappresenta una superficie di circa 200 metri quadri. 8 composizioni delle grandi ninfee di Monet, realizzate con pannelli diversi e assemblate tra di loro, verranno collocate sulle pareti. Le dimensioni e la superficie ricoperta dal dipinto circondano e comprendono lo spettatore su quasi 100 metri lineari, dove si dispiega un paesaggio acquatico, punteggiato di ninfee, rami di salice, riflessi di alberi e nuvole, dando l'illusione di un insieme infinito, di un'onda, senza orizzonte e senza sponda, nelle parole dello stesso Monet. Queste composizioni hanno tutte un'altezza uguale, 1,97 metri, ma hanno larghezze diverse per essere distribuite sulle pareti curve di 2 stanze ovoidali. Nulla è stato lasciato al caso dall'artista per questa scenografia che ha meditato a lungo e la cui installazione è stata realizzata, secondo la sua volontà, in collaborazione con l'architetto Camille Lefebvre e con l'aiuto naturalmente di Clemenceau. I dipinti e la loro disposizione riecheggiano l'orientamento dell'edificio rispettando le sfumature delle scene dell'alba a est e del tramonto a ovest, materializzando così la rappresentazione di un continuum del tempo e nello spazio. Claude Monet prevede le forme, i volumi, la disposizione, le scansioni e gli spazi tra i diversi pannelli, il libero percorso del visitatore attraverso più aperture tra le stanze, la luce ambientale del giorno che inonda lo spazio con il bel tempo o al contrario diventa più discreto quando è velato dalle nuvole, facendo vibrare il dipinto nel tempo. Il Museo Claude Monet fu inaugurato da Clemenceau il 17 maggio 1927, pochi mesi dopo la morte dell'artista.